Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi vi propongo un rustico delizioso che rievoca il famoso gâteau di patate napoletano, però con qualcosa in più. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona preparazione che ci rallegrerà una serata con gli amici o semplicemente in famiglia. E allora, come ho detto prima, iniziamo, ma vi ricordo di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. La prima cosa da fare è bollire le patate, che come vedete io qui già le ho precedentemente bollite. E adesso non ci resta che schiacciarle con uno schiacciapatate, magari che faccia meno rumore del mio. Il mio vecchio schiacciapatate. Schiacciate le patate, formiamo una fontana e aggiungiamo un paio di uova. Li sbatto un pochino. Alle uova aggiungiamo il sale, naturalmente. Del pepe, questo è facoltativo, chi lo vuole lo mette, chi non lo vuole non lo mette. Del prezzemolo, parmigiano, naturalmente del formaggio a cubetti. Io sto utilizzando del provolone, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di formaggio a vostra disposizione. Quindi questa è anche una ricetta svuota frigo, quindi quello che abbiamo nel frigorifero mettiamo tutto dentro. E a questo punto inserisco anche del prosciutto crudo. Stesso discorso vale anche per i salumi. Se avete a disposizione del salame o del prosciutto cotto, quello che voi volete, mettete all'interno. Ed ora non ci resta che impastare. Non utilizzo la forchetta, ma utilizzo la mano. Ed ecco qui il nostro impasto è già pronto, semplice e veloce. Più veloce di così non si può. Ok, allora mettiamo da parte un attimo il nostro impasto, prendiamo una pirofila e nella pirofila adagiamo un foglio di pasta sfoglia, così. Lo srotoliamo, questo già è un po' srotolato, ecco qua, semplicemente in questo modo. Abbassiamo, mettiamo così. Con i debiti della forchetta andiamo un po' a bucherellare il fondo e non ci resta che inserire l'impasto all'interno. Lo modelliamo e lo sistemiamo con le mani, così. Che profumino! Livellato l'impasto con le mani, aggiungiamo dell'altro parmigiano, naturalmente preso dal totale. E in superficie mettiamo anche uno strato di pangrattato.
un filino d'olio, e poi modelliamo questa buonissima pasta sfoglia creando al nostro gusto e fantasia. Quindi possiamo, non so, attorcigliare, creiamo qualche cosina di bello. Ecco qua, magari dei fiorellini, che ne pensate? Carino, vero? Eliminiamo un po' di carta e a questo punto non ci resta che infornare. A più tardi. Ed ecco qui la nostra torta è uscita dal forno. L'ho infornata a 180 gradi per 35 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di qualche grado la temperatura e poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolate di conseguenza. Ed ora, bellissima, vero? Sì, è veramente bella. E adesso non ci resta che farla raffreddare e poi sformarla. E la nostra torta rustica è pronta per essere portata in tavola e gustata. È bellissima, non ci resta che provarla, perché è veramente acquolina in bocca. E poi alla vista è bellissima e faremo un figurone portandola a tavola. E con questa ricetta io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima, spero che questa sia stata di vostro gradimento, perché per me lo è stato. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Gianfranca.